Papaparapà, 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 2 litri, 2 litri anche per te. Ciao a tutti ragazzuoli, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, bentornati in live oggi col berrettino perché mi sono evidentemente chiaramente sbattuto di decidere cosa sto facendo, di sistemarmi i capelli, quindi questo è il massimo che posso offrirmi. Abbiamo controllato che tutto sia a caricare e basta, tutto qui, tutto qui. Ora un unico piccolo annuncio, come avevo promesso in realtà anche in chat, avevo promesso una cosa, ovvero che qualcosina di speciale, qualcosina di molto speciale, ovvero questa sera ci sarà il primo vero episodio di effettivamente 2 litri live show. Ok, 2 litri live show è il main event di questo canale, il main, diciamo, obiettivo di tutto ciò, ovvero il talk dove io e il mio collega Pasquale parliamo di cose nel mondo, tentiamo di portare un po' di sensibilità su alcuni argomenti, su alcune tematiche e su come prendere certe informazioni che ci vengono date da magari social, da magari enti giornalistici, da tutto quello che vogliamo. E quindi sono molto felice in realtà, sono veramente felice. Questa sera ci sarà questa puntata. Non vi spoilerò di che temi parleremo, però sappiate che se ne parlerà di tante cose molto belle, molto divertenti. Ok, come state voi? Tutto bene? Tutto bene in chat? Tutto a posto? Tutto bene? Vedo gente felice in chat. Siete felici? Siete felici? Come state? Come state in chat? Ok, mi pare qui stanno tutti bene. Ok, facciamo una cosa. Ok, molto meglio. Ok, la chat è viva. Tutto bene. Ok, ok, quello è l'importante che c'è uno sciupolo su questa parte del microfono particolare. Scusate per il casino che sarà sentito. Però allora, cosa faremo oggi? Beh, oggi faremo, come c'è scritto nel titolo, faremo FreeCode Camp. Questo qua è il primo effettivo episodio, perché quello scorso abbiamo fatto anche altre robe nel mentre. Questa è una puntata dedicata a quello, FreeCode Camp, e proveremo a fare un po' di cosine, proveremo a continuare. Allora, vi dico, in privato io ho già completato un'altra sezione del sito, e, però sì, insomma, può anche andare. Allora, aspetta un attimo solo. Stiamo cercando, ragazzuoli, una bellissima playlist da poter mettere in sottofondo. In realtà vorrei qualcosina che non sia il solito bossa nova, il solito jazz, però penso che in realtà non ce l'abbiamo questa volta. In realtà volevo provare a mettere qualcosina di riguardante, ok, avete sentito troppo, di riguardante Expedition 33 che sto ascoltando ultimamente mentre lavoro da solo
questa playlist lo fai di Expedition ed è una roba fantastica, però per molte ragioni non credo sia copyright free, ecco. Per nulla proprio copyright free. Proprio zero livello di no copyright. Ok, ok, ok. Lo fai. Copyright free. Copyright music. Ho capito che il gas rincara, che la luce rincara, e che la bolletta lieve. Grazie, grazie mille del tuo contributo. Possiamo saltare, sì. Cioè, per capire cosa voi sentite dal microfono. Che a parte ripetersi all'infinito, no, vedevo dei strani spike dal... Guardate che roba, signori. Degli strani spike dal microfono. Non vorrei che sentisse roba che non si deve sentire. Ok, però in realtà qui lo sentiamo abbastanza bene, anche il volume dello file secondo me è abbastanza buono. Ok, questo lo mettiamo qua. È a posto. Ora bene, cosa si deve fare? Quindi freecodecamp.org, freecodecamp.org, eccolo qua. E allora siete pronti anche per vedere? Ecco qui, eccolo qui. Allora, ieri abbiamo iniziato a lavorare. Abbiamo finito HTML ieri, fatto il review test, fatto tutto quello che c'era da fare. Anzi, in realtà no, non ho fatto il review test, forse di HTML. No, sì, l'ho fatto, questo sto dicendo. Ieri però da solo ho completato la parte di computer basics, che sono insomma cose molto, come dice il nome, basiche per quanto riguarda i computer. Vediamo qui un attimo come fa l'audio. L'audio in realtà non sono dimenticato perché questa scena ovviamente l'audio è diverso nel monitor, ma in realtà va abbastanza bene. Sì, sì, può andare, può andare, può andare. Però io vorrei abbassarlo un po' alle mie orecchie. Vediamo come si sente. Ok? Ok. Ora onde evitare che vada all'infinito, tocca mutare qui e via, partiamo. Lo ripeto, ho fatto computer basic, roba molto semplice, understanding computer, internet and tool basic, file system, web efficiency, roba abbastanza di natura semplice. Abbiamo cominciato con CSS, invece Basic CSS, What is CSS, ho fatto tutta una parte di teoria estremamente lunga e siamo arrivati qua. How do with and hate work? Ok. In CSS the with and hate
properties are used to control the dimension of elements on a web page. Ok, direi chiaro. These properties can be defined in different units such as pixels, percentages, viewpoints, and viewpoint unit, VW and VH, and more. The width property specifies the width of an element. If you do not specify the width, the default set to auto. This lets the browser determine the element width based on its content, parent, and display type. For div element with auto makes it expand to fill the full width of its parent container. Okay. The height property specifies the height of an element and is similar to the height auto by default, which means it will adjust to the contents inside. Ok, here's an example using the width and height properties. Ok, abbiamo fatto praticamente il nostro una box, un div con classe box, abbiamo detto div classe box a width 100, proviamo a modificare, facciamo 1000, quindi più grande. Ok, perfetto, semplicissimo. La sintassi è width, quindi la caratteristica, due punti, spazio, la percentuale, punto e virgola per chiudere. Ok. In this example we have a div element with a class name box. This element will be occupying 100 pixel, 100 pixel, and with height and width. Whereas the background color will be sky blue. Okay, pixels are a fixed size unit measurement in CSS, providing precision control over dimension. Okay, the min width property specifies the minimum width an element can be, even if the container inside is smaller. The element won't shrink below this value. Okay, a min height specifies the minimum height an element can be. It ensures that the element does not become shorter than the set value. Ok, perfetto. Quindi ok, abbiamo min width, ok, ma se poi faccio un ok, quindi even though the box has its width and height set to 50 pixel, it will actually be 100 pixel and 100 pixel. This is because min width and min height are set to 100 pixels, which are larger than the specified width and height. Ok, però sì. The max width specifies the maximum width an element can grow, even if there is enough space for it to be wider. Ok, e max height, stessa cosa, quanto uno può salire senza fottersene di quanto sia. Ok, stessa cosa. Ok, massimo 50, se io faccio al massimo 150, se io metto 200, lui se ne sbatte il 200 e lo mette comunque a 150. Ok, the above example demonstrate how max width and max height override width and height. Even though the box is set to 200 and 200 pixels, it will actually be 150 and 150. This is because max width and max height are set to 150, which is smaller. Remember, when max width and max height are smaller than width and height, they keep percentages. This is important for controlling the maximum size of element in your layout. No. Okay, CSS priorities: min width and min height over width and height, max width and max height restricted. Okay. For example, if you set width to 600, max width to 500, the element will be limited to 500. The max width overrides the wider setting. Ok, sì, vabbè, ovvio. This ensures elements stay within desired size ranges, regardless of standards, width and height values. Okay. What will happen if you set width 600 and max width 500 on a div element? The element will be 600? No. The element will be 500 wide? Sì. Ok. If you set min height 200 and high 150,
on element, what will be the height? Beh, 200, perché la minima è 200, non si può mettere meno di 200, quindi farà 200. Which of the following is not a valid unit used with the width property? HV. No, no, questa è HV. Perché è VH, non è HV. Oh, che cute il gattino. What are different types of CSS combinators? CSS combinators are used to define the relationship between selectors in CSS. They help in selecting elements based on their relationship to other elements, which allows for more precise and efficient styling. We will discuss some primary CSS combinators and their use cases, starting with the descendant combinator. Okay, a descendant combinator is used to target element matched by second selector if they are nested within an ancestor element that matches the first selector. Ok, a descendant combinator è utilizzato per targettare elementi che matchano dal secondo selettore. Matched by. Forse non ho capito assolutamente questa frase io. Pare che Google Translate non proprio, vabbè, il massimo però sti cazzi. Ok, un combinatore discendente viene utilizzato per individuare gli elementi corrispondenti al secondo selettore se sono annidati in un elemento antenato che corrisponde al primo selettore. Ok. Ok, bisogna fare esempi qua, cari miei, perché the better to understand how it's work. Ok, boh. Un MG settata, ok, finger caption, ok, fig caption, ok. Però il punto qui è lo style. Figure image. Ah, ok, quindi qui viene... Ok, ma non sarebbe stata la stessa cosa scrivere img? Sarebbe stato uguale scrivere... La mia ignoranza, è stato assolutamente uguale scrivere img. Vabbè, tu adesso prendi la figure, tu vai su figure e dentro figure tu vuoi img e ci metti il border. Ok. In the above example we have the descendant combinator to select all Oh, ah, ok, quindi forse è diverso. Ok, quindi in caso ci sono più immagini all'interno di figure, tu le fai tutte, senza magari dover utilizzare una classe, ok, o un id. Ok, to select all the images element inside the figure element and apply solid border on all four sides, ok. Note that a space is used between the parent and child selector, ok. In this case, the figure will be a parent and the image will be the child. If you had multiple images inside the figure element, using the descendant combinator will be a good way to apply a solid black border, okay, around each other images. Another type of combinator will be the child combinator. The child combinator, plus. In CSS is used to select elements that are direct children of a specific parent element, okay? This combinator targets any element with a specific parent, making your CSS rule more precise and preventing unintended styling or deeper nested elements. Ok. Let's take a good look at the HTML. Ah, ok, questo per... Ok, se io dentro figure ho magari un altro contenitore e con dentro altre cose, io magari voglio dare a quello di mezzo qualcosa, ma non a tutto quello che c'è dentro a figure, perché tutto quello che c'è dentro a figure vuol dire che anche la cosa che c'è in fondo.
Io no, voglio vedere solo quella di mezzo, quindi dico solo al direct child di questo. Qui non c'è un CSS, quindi vabbè. In the above HTML structure, the container class is applied to a div element. Inside the container, there is a direct p element first, allowed by two additional div elements. Ok, div e p, e poi ci sono altri due div con dentro dp. Ok, quindi ce ne vogliamo beccare questo. The first p element is a direct child of the dot container element, while the other two p elements are nested inside the div element, the other div element, ok, making them deeper descendant. To apply styling to just a direct child of a container class, you can use the child combinator like this. Quindi si userà, ok. Ok, quindi stai dicendo che vuoi non tutti i div, tu vuoi tutto quello che c'è dentro a questo div, ok? Questo div, mi specifico perché questi qua sono div tecnicamente, dentro quello che c'è a questo div, quindi metti classe e il div che si chiama container, applica al p, ma al p che è figlio diretto, e l'unico p figlio diretto è first, e gli applichi color blue, e infatti color blue. Ok, in the above example we are only targeting the direct child of container classes. We'll give the direct child the text color blue. Because the other two paragraphs elements are nested inside div elements, they are not considered direct children of the container class and will not get the text color of blue. Okay, another common combinator would be the next sibling coordinator. The next sibling combinator, scusate, è il plus. In CSS select an element that immediately follow a specific sibling element. Ok, quello. Ok? Quello dopo di me. This combinator is useful when you want to apply styles to element that directly follows another element, allowing for targeted styling based on element position relative to its sibling. Ok. Ok, in questo caso abbiamo l'img e abbiamo figure capture. Ok, qual è il punto qua? Tu vuoi dare all'alt, vuoi dare qualcosa? Boh, non lo so. Ok, here we have a figure element containing an img, followed by fig caption element. The fig caption element is the immediate sibling of the img element. Sì, ok. Non si poteva fare però il fig caption, vabbè. If you want to apply the black border around fig caption element, you can use the next sibling combinator like this. Ok, ho capito, quindi ci mettendoci il img plus fig caption. Ok, non bastava fare fig caption, porca la paletta. Cioè bastava fare fig caption. Porco signore. Io faccio così, non è uguale. Forse non è proprio un ottimo esempio, ok? Forse questo non è un ottimo esempio, perché magari, per esempio, fa cagare se in una cosa in cui ci sono più immagini e ci sono più fig caption, che però fig caption si usa solo per le immagini, in realtà tecnicamente però vuol dire, ok, un modo strano per dire img fig caption per creare una corrispondenza, però boh. In this example, the next sibling combinator plus select the fig caption element that immediately follows the img element. The applied CSS rule add a 4 pixel black solid border around the fig caption. Another common combinator is the subsequent sibling combinator. Questa è questo non so come si chiama, non mi ricordo più. In CSS select all sibling of specific. In CSS select all sibling of specific. Ok, questo seleziona tutti i siblings. Unlike the next sibling combinator, which targets only the immediate following sibling, the subsequent sibling. Ok, no, forse questo qua in caso magari c'ha più fig caption, ha due fig caption, questo qua magari il cazzo di gatto c'ha due fig caption, dove fa solo la prima fig caption invece di metterci un minchia di id,
metti i più. Ok, ora è chiaro. Che target any siblings that follows the specific element. Ok, quindi questo esempio qua abbiamo we have an h2 element followed by paragraph elements. The paragraph elements are siblings of the h2 element. If you want to style all the paragraph element that comes after the h2 elements, then you can use the subsequent sibling combinator. Ok, quindi h2, come cazzo si chiama questo? What is oh mio Dio, ma siamo scemi? Scemo che non lo vedo? Eccolo qua. La tilde, 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 tilde. Una tilde. Ok. Quindi tu dopo tutti gli h2 element, tu dici guarda, tutti i p dopo tutti i p che sono figli dell'h2, falli green. Qui l'esempio è molto semplice, se ci sono dei p' all'interno di questo div, tu non li vuoi verdi, vuoi solo quelli dopo, e questo qua è il use case, buono. Invece di metterci una classe, è sempre quello. In this example, all paragraphs element following the h2 element will have the text color green. The subsequent sibling combinator targets all paragraph siblings that appears after the h2 element, regardless of whether they are immediate siblings. Okay. In conclusion, understanding and using various CSS combinators allows you to apply precision styles to your h2 HTML element, enhancing the control and flexibility of your design. By mastering these selectors, you can create more sophisticated and targeted styling rules that improve both and the appearance and functionality of your web pages. Ok. Non troppo difficile. Ok. Permettetemi di ascoltare un audio. Non mi state sentendo, quindi ho parlato per il culo. Ok.
Fermata la musica? Ok, non è fermata la musica. Ora, what is the difference between inline and block level elements in CSS? The HTML and CSS elements are classified as either inline elements or block level elements, and this classification dictates how they behave in the document layout. Ok, gli elementi su CSS si dividono in linea o al block level, ok. Understanding this difference is crucial for controlling how your content is displayed on a web page. Block level elements are elements that take up the full width available to them by default, stretching across the width of their container. Ok, quindi sono elementi che pigliano tutto spazio che c'è. Ok, these elements always start on a new line and push other content to the next line, creating a block of content. Ok, mandano tutto a capo e creano una zona isolata per loro, ok? Block level elements have the CSS property display block applied by default. This property ensures that the element stretches to fill the container width and appears on a new line. Okay. Some common block elements are div elements, paragraphs, headings. Okay. Ordered list, unordered list, and section elements. Ok, in HTML quindi. Here is a code of a block element, block level element, ok. Il P, il paragrafo, ok. Infatti va a capo, non si mettono uno di fianco all'altro, perfetto. In this example, we have two paragraphs element that were the first one has a red border around it. Ok, perché sono messo in line, quindi è solo il primo. The two paragraphs element do not share the same line because they are block level elements by default. So both paragraph element will take up the full width of its container, which is, in this case, is the body element. Block level elements are ideal when you want content to stack vertically, such as paragraph sections or large block of content. They are commonly used to define the layout and structure of a page. Inline element, unlike block elements, only take up as much width as they need and do not start over a new line. These elements flow within the content, allowing text and other inline elements to appear alongside them. Okay. Inline elements have the CS property display inline applied by default. This property ensures that the element remains within the flows of the content and does not break onto a new line. Common inline elements are span, anchor, and EMG. Okay. Here an example to better understand inline elements. Ok, nel paragrafo P, this is a, ci metti uno span, che è un altro elemento, e vedi, non va a capo, perfetto. In this example, we have a span element nested inside a paragraph element. The span element has a red text color with a green border around it, so you can see the highlighted word better. As you can see, the span element only takes up as much space as the word red and does not push the following content to a new line. Inline elements are best used to styling a smaller portion of text and content within a line, such as emphasizing a word, creating hyperlinks, or applying specific styles to part of a paragraph. Ok, questo era utile. What is the default behavior of block level element in CSS? Okay. They take up as much width as necessary and take within a flow content. No, they take up the full width of their container and start on a new line. Okay. Which of the following is an example of inline element span? How can you change the behavior of a block level element like an inline element? Suppongo questa.
Ok. How does inline block work and how does it differ from inline and block element? Questo è inline block. Ok, è una cosa diversa. When working with CSS, you often encounter three different types of display behavior for elements: inline, block, and inline block. Madonna mia. Each of these properties affect how elements are positioned and how they interact with other elements on the page. Okay. In this lesson, we will focus on how the inline block property works and how it's different from both inline and block level elements. Okay. Block level elements behave like large container or blocks. Okay. That take up the full width of their parent container. They always start on a new line and their height and height and width can be adjusted. Inline elements only take up as much space as they need. They flow within the surrounding content and do not break onto a new line. The inline block property is a hybrid of these two behaviors. Like inline block elements remain in the text flow, okay, without starting a new line. However, unlike inline elements, you can adjust the width and height of an inline block element, just as you would with a block element. Madonna mia. In short, the key difference between inline and inline block is that inline elements cannot have their size control, whereas inline block elements allows the full control over dimension while still staying in line with other content. Okay. Questi hanno messo la proprietà display inline block. Che lo span, anche se dovrebbe essere un block element, gli è stata cambiata in inline block ed è diventato con questa proprietà. Ok. In the above example, we have a div with a class of container inside a div element. Okay, in the above example, we have a div with a class of container. Okay. Inside the div element, we have two span elements. Each of the span element is set to display inline block and have a width and height set as well. The inline block elements will appear side by side because they behave like inline elements, but they also have a specific width and height, which gives them block-like properties. But if you remove the display in block line property, okay. Ok, non viene applicata. In this code, we want to remove the display inline block property, but kept everything else intact. Here, the span element revert to its default behavior as inline elements. Ok, è un inline in effetti span, scusate. As a result, the specific width and height are ignored, and the element only take up the space needed for their content. Understanding how inline blocks works is useful because you can use it for creating layouts that require both alignment and dimension control, which with a continuous text flow. Carino, ok, molto utile questo. What is the key characteristic of an inline block element that distinguishes it from an inline element? From an inline, okay. No. Okay.
Grazie, piccola pausa e ci sono. Pausa bagno. Porca puttana, bevuti 2 CL di latte stamattina ed è una strage, vi giuro. Vabbè, stronzate, perché veramente ormai l'età è quella che è. Ok, ancora spammer di view, sempre bello, sempre carino, bravissimi. Vabbè, aspetta che reportiamo sto coglione qua. Ok, ecco qua, facciamo un bel. Sì, 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 sì. Ok, un piccolo report. Tra l'altro un po' di volte mi appaiono queste personcine carine che tentano di vendere views, cosa totalmente illegale, signori di Twitch. Io vorrei, per buona condotta mia, dire questa cosa, che io non comprerei mai, 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 per nessun motivo Twitch. Twitch, sì. No, non comprerei Twitch, però views. Ok. What are margins and paddings? Scusate. What are margins and padding and how do they work? Okay. Margin and padding are essential properties in CSS for creating well-structured, readable, and visually appealing web pages. Okay. Margins control the space outside an element, helping to separate it from other elements and define the layout structure, while padding controls the space inside an element, improving content readability and aesthetic appeal. The better understands to the difference because margin and padding
let's take a look at some examples. Ok, abbiamo messo dei paragrafi di minchia. Ok, to apply spacing on the... ok, mette un CSS che si fa, ti dice che a tutti i P si mette un margin top di 20 pixel, quindi ok, e un border 2x pixel block, ok. You can use the margin top properties like this, ok, quindi on top di ognuno paragrafino dice, uè, guarda che prima di me ci devono stare 20 pixel, ok. In the example, we are applying a 20 pixel of margin only on the top of each element, okay? We also have a solid black border on all four sides, so you can see the margin better, ok? Boom, perfetto. The four different margin properties are margin top, margin right, margin bottom, and margin left, supponevo. Here's an example of using all four properties, ok? Questo ho messo, si è tolto il paragrafo perché se non li prendo ci ho messo degli span e si è messo margin top 10, quindi 10 da quello, right, porca puttana, effettivamente sono 20, 30 bottom, ok, e 40 left. Ah, ok, i 20 sono questi, infatti si è allungato proprio il paragrafo. Ah no, non si è allungato, è sempre stato lungo, ok. È messo a 20 qua, 40, ok. In the example, we have assigned spacing values on all four sides of the power of element. A solid black border has also been added. Another way to use margin property is with shorthand notation. You can specify 1, 2, 3, or 4 values at once. Let's explore these options together. When using a single value of the margin shorthand, the exact value will be applied to all four sides of the target element. Here's an example using the single value of margin. Ok, semplicemente invece di usare fa margin top, bottom, left, right, così margin 10, mette 10 everywhere. Ok, semplice. This code example applied 10 pixel of margin equally to all four sides of the paragraph element. Okay, when using two values, okay, the first value applies to the top and bottom, while the second value applies to left and right, ok, sides of the element. Oh, ok, se tu invece mi fai una roba un po' diversa, vuoi dire, ah ok, dici tipo, usi soltanto un elemento, no? Non siamo in elementi, no? Però usi margin, dici, beh, però voglio fare diverso, se metti due elementi, due valori, i margin, 10 pixel e 20 pixel, il primo lo prende su top e il secondo elemento, il secondo valore lo prende per left and right. Poi la cosa possa essere fatta con più elementi, con tre elementi, il primo è top, il secondo è left and right e il terzo è bottom, ok? Con quattro elementi suppongo sia top, right, bottom, left, top, right, che ordine è? Vabbè, top, right, bottom, left, va bene, va bene, va bene. The padding property is used to apply space inside the element between the content and its border. Like the margin property, the four padding properties are padding top, right, padding bottom. Ok, questo è differente. Questo non aggiunge spazio sopra e sotto, ma aggiunge spazio dentro al contenitore che è stato evidenziato col border. Ok, come prima aggiunge spazio dentro, va bene. This is set the padding to 10 pixels for the top, 20 pixels for the right, 30 pixels for the bottom, and 40 pixels for the left. Okay. As you can see that padding is applied to the content which is inside the border, unlike margin which applies to the outside the border. Vabbè. Ovvio. Just like with the margin property, you can also choose to use the shorthand for the padding property. Okay, you can either specify 1, 2, 3, or 4 values on the padding shorthand properly as well. Stessa roba, che si usa soltanto padding invece di padding left, padding right, padding top, padding bottom. In the example using the shorthand code, ok, vabbè dai.
Which CSS properties would you use to create space between the border of an element and its neighbor element? Margin. Which CSS property would you use to create space between the content and of an element and its border? Padding. What is the correct order of values using the shorthand property for margin or padding? At top, right, bottom, left. Va bene. Ok ragazzi, porca signorina. Porca signorina. Tanta roba. 10 già lezioni 120 le fatte, in realtà non siamo messi malissimo. Ah, ma questo è il primo, scusate, colpa mia. Questo è il basic, scusate. Abbiamo due bellissime e divertentissime sezioni di cose, quindi sono in realtà molto felici. Tiriamo fuori la nostra affidata tastiera. Porca puttana. ...89 passi, via. In this workshop we will practice the basics of CSS cascading style sheet in building of a menu. Let's start by adding some menu content at the main element within the text. The name of the cafe. Dio mio ragazzi, sarà lunga questa, eh? Vaffanculo. Leggiamo una sezione, probabilmente metteremo qualche informazione. Suppongo voglio. Until now, we have limited control over the presentation and appearance of your content. To change that, add the style element within the head element. CSS property for collect this. Okay. Content, center the content of the actual element by setting the text align property value to center. Ok, quindi l'h1 Oh mio Dio.
Ma si è fa accappata tutta la view? Ma stiamo scherzando? Ma va. Un secondo, ragazzi, abbiamo fatto casino. Oh mio Dio, è di nuovo tutta rotta. Non è possibile. Free. Oh mio Dio, è tutta rotta. È tutto rotto. Eh, aspettate. Ma ho rotto il sito, ragazzi. Che è successo?
Ok ragazzi, dovremmo aver risolto la situazione. Porca puttana. Vabbè dai. Vabbè, sono cose che capitano, sono giochi da ragazzi, giochi da villano, cose che capitano. Cose che capitano, vediamo se ora è tutto a posto. Abbiamo perso il nostro lo-fi purtroppo. Dio mio ragazzi. Ok, dovrebbe già sentire l'audio in default. Torniamo esattamente dove eravamo arrivati. Ok, ora un'altra cosa importante è capire come cazzo si fa. Ok, ho capito come si fa le parentesi graph. Allora, per tutti voi la soluzione a tutto ciò è cliccare Command 0 e torna alla normal size del sito. Just so you know. Che perché voi vediate tutto fa cappato, io non l'ho ben capito. Che safari vi sto mostrando, ragazzi? No, c'è qualcosa che non va, io non so cosa vi sto mostrando, sinceramente. Ah, era buggato, ok. Ok, io... che cosa state vedendo voi? Non ho capito cosa state vedendo, sinceramente, perché non ho nessun'altra pagina di Safari aperta. Nessun problema. Dicevo, Command 0 per resettare la width naturale della pagina, non lo sapevo. Ma che tecnicamente facendo più o meno con lo zoom in zoom out, a un certo punto dovresti tornare a quella naturale, ma non importa. E, 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 e Shift Option, eccolo qua, per fare queste, perfetto. Quindi qua dicevo dare al nostro h1 element la proprietà text align center, giusto? Ok. Quindi il nostro camper coffee è andato al centro, perfetto. In the previous step, you use the type selector to style the h1 element. Center the content of the h2 and the p element by adding a new type selector for each one. Eh? Non vedo, quindi c'è letteralmente command V cambiando qua P e h2. A quanto pare sì. You now have three type selector with the same styling. You can add the same group of styling to many other elements by creating a list of selector. Oh, delete the system. Oh, ok. Siccome questa proprietà è condivisa, io posso fare così. Quindi il P e anche l'H2. Tutti e tre al centro. Perfetto. A quanto pare no. Devi morire. Chiaramente devi morire.
Cazzo cambia. You style three elements by writing CSS inside the style tiles. This works, but since we will be many more styles, it's best to put all the styles in a separate file and link it to a separate CSS size. Ok. Quindi questo è il nostro inner. Ok, perfetto. Separate for you. You can switch between files. Ok, start by rewriting the styles. Ok, quindi c'è in poche parole. E le cancelliamo da qua, giustamente. Ah, make sure to exclude. Ok, sono un coglione io, scusate. Okay, now that you have CSS in the style CSS file, go ahead and remove the style element. Già lo feci prima. Now you need to link the style CSS, giustamente perché se n'è andato, file to the style, ok. Link type no, nel type è rel, è vero. Rel style shit e href style.css. Buggato. Styles si chiama, scusate. E infatti ora le proprietà sono state passate. For the styling of the page to look similar on mobile as it does on the desktop or laptop, you need to add a meta element with a specific content. Ok, al viewpoint devi fare, ok. Meta name questo è un viewpoint port, scusate, viewport content uguale ben dire che la larghezza deve essere la device width, ok. Ah, ok, inizia screen. Ah, per dire lo zoom, ok. Ah, scusate, vero? Oh mio Dio. Ah. Forse dobbiamo anche chiudere il meta. Content width. Ma cazzo ho scritto initial scale?
Allora, abbiamo meta, name, viewport, giusto? Content, width, uguale, ah, ma porco, device width, Dio mio, ma sono incoglionito. Okay, the text is centered again. So the link to this file is working. Add another style to the file that changes the background color to brown for the body element. Quindi per il body dobbiamo aggiungere background color, due punti, brown. Bruttino però ok, dovrebbe essere corretto. That brown makes it hard to read the test. Prendi per il culo allora? Mi prendi per il culo, a quanto pare. The div element is used mainly to design layout purposes. Unlike the other elements, the other content elements you have used so far. Add a div element inside the body element and move all the other elements inside the new div. The div element is used mainly for design layout purposes. Unlike the other content element you have used so far, add a div element inside the body element. Ah, sono coglione io, quindi era veramente così. E tutto ciò lo mettiamo qua. Ok, colpa mia. Questo è il menu. Ok. The goal now is to make the div not take up the entire width of the page. The CSS width property is perfect for this. You can use the ID selector to target a specific element with an ID attribute. Quindi
Ok, in your style sheet comment out. Ok. So far we've been using type and id selector to style elements. However, it's more common to use the different selector to style your elements. You learned how to work with class selector in previous lessons like this. Example, okay, change the existing menu selector into a class selector by replacing menu with the name class. Ora non farà più un cazzo perché non esiste. Questo lo cambiamo in un id e lo cambiamo in una classe. Ok. Since the cafe main product is a saled coffee, you can use an image of coffee beans as the background. Ok. Cute. Ah, remove the comment, sono coglione io. Molto carino. Okay, now that things look good, it's time to start adding some menu items. Add a simple article element under the coffee heading in your container. It will contain a flavor and price of each coffee you currently offer. Per il bambino. Ok.
pumpkin. Okay. The flavor and price are currently stacked on top of each other. Content with their respective p element. It would be nice if the flavor was on the left and the price was on the right. Add a class name flavor. Oh. Okay. Molto carino. That is kind of what you want, but how it would be nice if the flavor and price on the same line, p element, are block level elements, so they take up the entire width of their parent element. To get the more same line, you need to apply some styling to the p element, so they behave more like inline elements. So to do that, start by adding a class attribute with the value item to the first article element. Ok, quindi ora diciamo che noi vogliamo i P, ma i P che sono dentro alla classe element. Porca puttana, ok. Display. That's closer, but the price didn't stay over on the right. This is because inline block elements only take up the width of their content. To spread them out, add a width property to the flavor and price class set of 50% each. Ah, ok. Ti di nuovo come metà. Oh, okay. That worked, but there is still a little space on the right of the price.
No, go ahead and change the... Ok, particolare. Now that you have worked with the change in article P element as much for set, start by adding... Oh, fuck. Ok. Molto copia e incolla, precisiamo. If you make the width of the page preview smaller, you will notice at some point some of the tests on the left start wrapping around the next line. This is because the width of the P elements on the left side can only take up 50% of the space. Since the prices of the right have significantly fewer characters, update the flavor class width to 75 and the width to 25. Okay. You will come back to styling the menu in a few steps, but for now go ahead and add the second section element below the first to display the dessert offered by the cafe.
Eh. Font family è per il font style è per lo stile del font, porco dio. Eh.
Dio mio, quante differenziazioni al link. No, sono scemo. SRC, no, HRF, porco dio.
Oh, cute. That's so cute. Oh mio Dio. Come aumenta anche la cosa, non cioè, diminuisce fino a un certo punto, però non aumenta troppo, non diventa enorme. Ok. Carino, 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 molto bello, sono felice. Finito questo cavolo di workshop. È stato molto lungo, ma è stato anche molto bello. 99 di 122 step, abbiamo diciamo siamo saliti un po' da 10. Oh mio Dio, bello, bello, bello però, bello. Bene. Ora direi che è il momento adatto per fermare questa bellissima live. Perché è stato lungo, 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 devo dire la verità, però molto bello. Siamo stati qui assieme, siamo non so quanti siamo sinceramente, non so, siamo 3 views, grazie a tutte le 3 persone che mi hanno guardato fare queste cagate, perché veramente deve essere noioso per voi, ma magari è un modo per fare qualcosa assieme, per essere più produttivi tutti assieme. E ora direi che è il caso di salutarci, ma verità, si continua dopo, più tardi continueremo con... non so se questo in live, ma dovremo fare un po' di ricerca e messa a punto di alcuni file per questa sera. Quindi, ragazzuoli, io vi saluto, vi voglio bene, buon pranzo se non avete ancora pranzato, io adesso vado a pranzare perché sto morendo di fame. E ciao a tutti ragazzuoli, però per ora, per voi, una bellissima sigla finale. Ciao ciao. Papaparapà, 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 papaparapà. papaparapà. Due Due litri, litri, due due litri litri anche anche per per te. te.